Cos'è quella spiacevole sensazione che ci tormenta quando abbiamo fatto qualcosa che va contro i nostri valori? Che ci spinge costantemente a ripensare a quello che abbiamo fatto e ci tormenta lasciandoci una costante sensazione di malessere. Proviamo a capire di cosa si tratta. Iniziamo con il dire che la parola colpa ha una connotazione morale. Lo psicologo deve rispettare a priori le regole morali del paziente che possono essere legate ad esempio alla sua religione e di conseguenza non ha il diritto di entrare nel merito dando giudizi sulla gravità del gesto compiuto. Ad esempio un paziente musulmano che si sente in colpa per aver mangiato una fetta di prosciutto. Lo psicologo si limiterà ad analizzare il processo psicologico che il paziente sta mettendo in atto e lo aiuterà a trovare una soluzione senza mai mettere in discussione il valore della regola che è stata trasgredita. Il senso di colpa è presente in tutte le culture, ma il paziente lo sperimenterà per motivi diversi a seconda delle sue credenze, valori e modelli educativi che ha ricevuto. Ci sono tuttavia delle regole abbastanza universali che sono trasversali alle culture. Comportamenti come rubare o mentire sono infatti parte di una sorta di patrimonio morale condiviso. Ma vediamo come, quando e perché si costruisce questo senso di colpa. Quando da bambini iniziamo a muoverci autonomamente, iniziamo a ricercare soddisfacimento alle nostre spinte istintuali al fine di ottenere il massimo possibile da quello che ci circonda. Cerchiamo di esplorare, prendere quello che ci piace e allontanare da noi, o eliminare quello che invece non consideriamo piacevole. Questo è quello che il nostro cervello ci chiede di fare per garantire la nostra sopravvivenza. Vi ricordo che siamo animali e abbiamo questa propensione naturale a farlo. Il nostro cervello premia questi comportamenti con la dopamina e ci spinge ad agire così. Se fossimo soli e abbandonati in un bosco, la nostra sopravvivenza dipenderebbe prevalentemente dalla nostra capacità di andare a prenderci quello che ci serve per sopravvivere. Dovremmo magari arrampicarci su un albero per andare a prendere un frutto o per metterci al sicuro da un predatore. Dovremmo essere più forti di un nostro potenziale rivale ed essere capaci di aggredirlo per portargli via il cibo e saperci difendere anche con la forza. Ma noi non siamo abbandonati in un bosco. Abbiamo degli adulti intorno a noi che si prendono cura dei nostri bisogni e quindi per assicurarci la sopravvivenza non dobbiamo fare altro che mantenere con loro una buona relazione e loro si occuperanno di tutto quello che a noi serve per sopravvivere. Dovremo semplicemente comportarci da bravi bambini, essere amabili facendo quello che loro ci chiedono senza farli arrabbiare. Tutto quello che ci serve arriverà senza pericolo e senza sforzo. La nostra strategia di sopravvivenza non consisterà nell'essere aggressivi e audaci. Questi comportamenti, al contrario, saranno probabilmente quelli che i nostri genitori o i nostri educatori ci chiederanno di non mettere in atto. Dovremo cambiare completamente strategia, abbandonare quella che gli istinti hanno previsto, per adottarne una nuova. Il bambino scoprirà presto che se si arrampicherà sul tavolo per prendere un biscotto, o picchierà la sorellina per rubarle un giocattolo, otterrà la loro disapprovazione. Probabilmente il genitore che assisterà a quei comportamenti manifesterà delle forti emozioni di preoccupazione o rifiuto nei confronti del bambino. Nel primo caso, il bambino leggerà nei loro occhi la paura, nel secondo, la disapprovazione o addirittura la rabbia. Il bambino sa bene, anche se non è ancora in grado di verbalizzarlo, che i suoi genitori sono la sua primaria fonte di sopravvivenza e se si dovesse rompere il legame con loro, egli si troverebbe in una situazione di pericolo. Per lui mantenere un legame forte con loro è la prima strategia di sopravvivenza. Durante la crescita il bambino tenterà centinaia di volte di mettere in atto comportamenti opportunistici, come gli istinti indicano di fare, ma ricevendo costantemente segnali di disapprovazione, imparerà a temere quelle spinte istintuali e a controllarle sempre, per il timore di perdere il legame con gli adulti. Quando invece si comporterà secondo le regole genitoriali, avrà la sensazione di avere un legame saldo con loro e di conseguenza si sentirà al sicuro. Egli apprenderà quindi a sentire una sensazione spiacevole e di pericolo quando metterà in atto comportamenti contrari alle regole imposte dai suoi educatori e a sentirsi bene e al sicuro quando seguirà le loro regole e le loro indicazioni. Man mano che crescerà, le regole saranno sempre più articolate, ma saranno sempre legate al medesimo modello che dice che se seguiamo le indicazioni genitoriali, siamo amati e quindi al sicuro. Se le trasgrediamo, siamo invece rifiutati e di conseguenza in pericolo. Se in una prima fase della crescita il bambino seguirà le regole solo in presenza dei genitori per evitare il loro rifiuto o ottenere il loro amore, presto o tardi queste regole verranno introiettate. Con questo termine intendo dire che il bambino inizierà a sentirsi bene o male a seconda dei suoi comportamenti anche senza la presenza degli educatori. Potremmo dire che è come se avesse un genitore dentro di sé che lo approva o disapprova in base al suo comportamento.
Se si comporterà bene si sentirà quindi sereno e rassicurato. Se si comporterà male si sentirà in pericolo o, come diciamo noi, in colpa. Il senso di colpa viene percepito infatti come un forte malessere che ci richiama all'antica sensazione di perdita della certezza dell'amore genitoriale. Quando aderiamo a una religione si verifica lo stesso meccanismo. Le leggi genitoriali vengono sostituite dalle leggi che la nostra religione ci propone e noi viviamo il medesimo senso di serenità o di paura, in base a quanto siamo in grado di attenerci alle sue regole. Le società si basano tutte sul contenimento delle spinte più istintuali. Queste ultime seguono infatti una logica opportunistica, spingendoci a essere sempre in competizione al fine di ottenere il maggior vantaggio individuale anche a scapito degli altri. Se le parti del nostro cervello più antico ci indicano quella strada, le parti più evolute, grazie al processo di socializzazione, inducono a costruire un mondo di relazioni solidali e a costruire valori condivisi che consentano di contenere le spinte istintuali a vantaggio della possibilità di convivere pacificamente. Le religioni dal punto di vista sociale svolgono quindi una importante funzione di controllo, poiché i fedeli si relazionano con le regole del loro Dio, con le medesime modalità con cui da bambini percepivano i genitori nella prima infanzia. Dio viene infatti percepito come infinitamente buono, giusto e potente, ma anche come severo. Di conseguenza i fedeli sono invitati a contenere comportamenti predatori e opportunistici, incompatibili con la società, e a sentirsi in pace quando si attengono alle leggi del loro Dio,